benvenuti a Conti in Rosso Profondo, il podcast che esplora i buchi neri della finanza italiana, quelli dove i soldi spariscono più velocemente del latte nel frigorifero di una famiglia numerosa. Oggi parliamo di un marchio che era sinonimo di casa, di colazione, di panna montata sulle fragole, ovvero Parmalat. Parmalat, il gigante buono di Collecchio, provincia di Parma, un impero costruito sul latte che a un certo punto si scoprì essere un po' anacquato. Anzi, diciamo pure che nel bilancio c'era un buco nero che si è bevuto i risparmi di un sacco di italiani. Prima del disastro, Parmalat era l'orgoglio nazionale, fondata e guidata da Callisto Tanzi, il patriarca un po' burbero, ma apparentemente geniale, era diventato una multinazionale tascabile. Sponsorizzava squadre di calcio, campioni di sci, la trovavi ovunque, era il simbolo dell'Italia, che produce, che esporta, che ce la fa. I suoi prodotti erano nelle cucine di tutte, le sue azioni e soprattutto le sue obbligazioni, i famosi bond, erano considerati un investimento sicuro, come mettere i soldi nel mattone, dicevano, o meglio, nel cartone del latte. Migliaia di piccoli investitori, pensionati, famiglie, ci avevano messo i risparmi di una vita, fidandosi di quel marchio, così familiare, così rassicurante. E qui, signori, inizia la parte tragicomica. Come faceva questo colosso a sembrare così solido quando sotto sotto era marcio? Ah, l'arte della finanza creativa, bellezza pura. I metodi usati per falsificare i bilanci erano un misto di genialità criminale e pressappochismo da dopo scuola, roba che se non fosse stata tragica sarebbe stata da ridere. Vediamone alcuni. Numero 1. Vendite inesistenti. Si inventavano vendite miliardarie a società controllate. Era come se Parmalat vendesse latte a se stessa e poi dicesse: guardate che fatturato! Un girotondo contabile per gonfiare i ricavi e nascondere le perdite. Numero 2. Società offshore come scatole cinese. Avevano creato una ragnatela di società in paradisi fiscali tipo le isole Cayman. Nomi esotici come Bon Lat. A cosa servivano? A far sparire i debiti. I soldi passavano da una società all'altra in un labirinto così complicato che nemmeno i controllori, o forse non volevano controllarli, ci capivano più niente. I debiti finivano parcheggiati lì, lontani dagli occhi indiscreti del bilancio ufficiale. Numero 3. Il finto tesoretto, il capolavoro. Questa è una vera chicca. La società Bon Lat, controllata da Parmalat, dichiarava di avere un conto corrente presso la Bank of America, con dentro la bellezza di 4 miliardi di euro. Una liquidità pazzesca. Peccato che fosse tutto finto. Quando i nodi vennero al pettine e qualcuno chiese conferma alla Bank of America, la risposta fu lapidaria: questo conto non esiste. E la prova dell'esistenza del conto? Un documento che si rilevò essere una falsificazione grossolana fatta probabilmente con uno scanner e un po' di fantasia. 4 miliardi di euro inventati con un trucco da prestigiatore di provincia. Incredibile che ci abbiano creduto per così tanto tempo. Numero 4. Doppia contabilità. La classica tecnica del tenere due registri, uno ufficiale da mostrare al pubblico, bello, luccicante, e uno reale, pieno di buchi e debiti da tenere ben nascosto. E come in tutte le bolle, anche questa alla fine è scoppiata. Dicembre 2003. Parmalat non riesce a rimborsare un bond in scadenza. Scatta l'allarme. Si chiede conferma di quel famoso tesoretto alla Bank of America. La risposta negativa fa crollare tutto il castello di carte o cartoni di latte. Scoppia il panico. Le azioni crollano, Tanzi viene arrestato. Il gigante buono si rivela un gigante dai piedi d'argilla, anzi senza piedi proprio, un buco da 14 miliardi di euro. E qui arriviamo alla vera tragedia, quella che va oltre i numeri e i tecnicismi finanziari, il danno ai piccoli investitori. Circa 135.000 risparmiatori si ritrovarono con in mano carta straccia. Gente comune che aveva investito i risparmi di una vita, la liquidazione, l'eredità, fidandosi ciecamente di un nome che vedevano ogni giorno al supermercato. Si sentirono traditi, derubati. Molti persero tutto. Fu un macello sociale, una crisi di fiducia devastante verso il sistema finanziario, le banche e i controllori. Mentre i vertici dell'azienda finivano sotto processo, migliaia di famiglie vedevano i loro sogni e la loro sicurezza economica andare in fumo. Il latte era diventato acido. Il crack Parmalat rimane una delle pagine più nere della finanza italiana, una storia di avidità sfrenata, di controlli fallaci,
di illusionismo contabile portato all'estremo, una dimostrazione tragica di come un'immagine costruita d'arte possa nascondere il marcio più profondo e di come alla fine il conto salato lo paghino sempre i più piccoli e i più fiduciosi. Ci hanno insegnato qualcosa, forse essere un po' più diffidenti, anche quando compriamo il latte. Grazie per aver ascoltato Conti in Rosso Profondo. Alla prossima crepa nel sistema. E mi raccomando, leggete sempre le etichette. Magari troviamo qualche piccola bugia.